Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Leone, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni febbraio 2025. E abbiamo la carta dell'imperatore, amici del Leone. Direi che è una carta di concretezza, è una carta che parla di struttura, di regole, di casa, ma anche di paternità. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le energie sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come integrare questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e poi ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, ok, partiamo subito con un 7 di coppe e un 7 di pentacoli. Abbiamo un 5 di spade, un 9 di denari, un 5 di pentacoli, quattro di spade, il mago, e un 2 di spade. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire un pochettino l'energia generale del mese e dopodiché andrò a fare i vari esempi, single, non single, relazioni difficili e via dicendo. Partiamo da questo 7 di coppe. È come se ci fosse una sorta di apertura, se vogliamo, nei confronti del mondo esterno. Andiamo a vederlo. Wow, 10 di pentacoli e 5 di pentacoli. 5 di pentacoli ce l'avete già anche qui, quindi è una carta che si ripete. Allora, devo dire che considerato il 5 di pentacoli, questo 7 di coppe mi può far pensare a delle proiezioni che state facendo in questo momento per quello che riguarda una situazione, direi materiale, considerato che ci sono queste due carte di pentacoli. Potrebbe essere una casa, potrebbe essere non lo so, come delle ideologie che avete inerente una questione economica piuttosto che appunto materiale. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. Imperatore e 2 di spade che si ripete, ce l'avete anche qui e l'imperatore qui. Sento che per qualcuno fa riferimento a una casa. Andiamo avanti. 6 di pentacoli e asso di coppe. È come ragazzi se ci fossero delle lotte interne vostre. Qui avete due volte il 2 di spade, 5 di spade, 4 di spade. È come se ci fossero delle lotte interne, mi viene da dire, che c'è bisogno di riequilibrare con l'amore, con l'apertura del cuore. È come se ci fosse un'ideologia che non è poi del tutto fondata per quello che
vi parlavo di proiezione, come se aveste in testa una determinata cosa inerente a una casa, una situazione pratica piuttosto che economica, e qui ci fosse da rimettere in chiaro determinate cose, facendolo a cuore aperto, cioè nel senso dicendo le cose così come stanno. Andiamo con il 9 di Pentacoli. E non sento che sia una questione di dipendenza, perché il 9 di Pentacoli mi parla di indipendenza. Ehm, Credo che sia un punto che avete a favore. Questa sorta di apertura verso il futuro, verso quello che può arrivare. Probabilmente qui si parla della ricerca della stabilità, può essere in una relazione, se siete single, o nella relazione che avete, per esempio. E qui però devo dire che c'è come un forte grado di indipendenza, di capacità di scelta. Avete l'imperatore. Devo dire che è come se aveste i piedi ben piantati per terra nel mese di febbraio. Andiamo a vedere questo 5 di Pentacoli, perché anche questa è una carta tante carte che si ripetono. Tre di coppe e re di coppe. Siccome vi ho detto che l'imperatore potrebbe fare riferimento anche a un genitore, o al diventare genitori, o a un nostro genitore, è chiaro che può anche essere il partner, ma io ho come la sensazione, anche qui abbiamo di nuovo l'imperatore, o c'è un'ideologia inerente al capofamiglia. Andiamo a vedere 4 di spade. Di sicuro è un mese dove avete bisogno di riposo, questo è come se foste stanchi un attimino di tenere sempre le redini alte, mi viene le redini no, come si dice? Le barriere alte, le barriere difensive alte, le antenne in allerta, ecco. 2 di pentacoli e 8 di spade per il 4 di spade. 2 di spade è una carta che mi parla di qualche cosa che si ripete. Vi dico, io ho la sensazione che il 4 e il 5 siano collegati, perché è come se questi conflitti interni di cui parlavo prima, questi dubbi che comunque insomma ci sono inerenti a una casa, inerenti alla persona di interesse, se siete, se avete in testa qualcuno, insomma. Allora, da un lato sento che è più roba vostra, che sono dubbi che vi fate venire voi perché proiettate e perché in questo momento avete come come dire, date una pennellata negativa un po' a tutto. C'è come da guarire un certo punto di vista, secondo me. Andiamo a vedere il mago. Sole. Il mago è una carta di inizio, e un'altra volta il mago, un'altra carta che si ripete, ragazzi. Quindi qui si parla di nuovi inizi, di un'azione, di metterci l'intenzione, di un'azione favorita. Sì, c'è un nuovo capitolo che comincia, ragazzi, nel mese di febbraio. Anche solo fosse il modo diverso di vedere l'altro, di vedere la vostra stabilità in relazione all'altro o all'altra, chiaramente. Andiamo a vedere il 2 di spade. Uh, 3 di spade e 4 di pentacoli. Sapete, l'imperatore è una carta numero 4 e qua abbiamo un 4, qui abbiamo un 2 di spade e qui abbiamo un 3 di spade. Io ho la sensazione che ci sia qualche tema che non volete lasciare andare e mi colpisce molto il fatto che qui abbiate un 10 di pentacoli che è una carta di abbondanza al contrario e un 5 di pentacoli che è una carta di carenza al dritto.
come se proiettaste l'idea di carenza, ma risuona con questo 8 di spade. Di solito il 5 di pentacoli è una carta che parla di ferite dell'infanzia che non sono ancora state curate, e da lì, da queste ferite, il nostro ego si costruisce e da lì proietta e decide. Quindi probabilmente qualcuno qui ha bisogno di ripulire certe ideologie o certi modi di vedere, ehm, proprio per riuscire a parlare a cuore aperto con quest'altra persona o con gli altri in generale, se siete single, per la serie questo sono io. E io credo che questo gruppo di carte e questo gruppo di carte vi permettano un attimino. È come se da un lato foste attaccati a una realtà e dall'altro aveste voglia di andare oltre. Ok, andiamo a vedere settore per settore, ragazzi. Se siete single, allora devo dire che c'è la possibilità per voi di incontrare una persona nuova. Può essere una persona anche di un certo spessore, vi dirò. Ehm, può essere una persona apparentemente rigida, vi dico, ma vi darà anche una sensazione di stabilità, di concretezza, ok? Il punto qual è? Che voi avete questo 8 di spade, avete questo modo di vedere, diciamo, un modo un po' pessimista di vedere le cose, di vedere le relazioni, è come se fosse sempre tutto negativo. È questo che inquina la possibilità di conoscere altre persone o di approfondire la conoscenza con questa nuova persona. Ehm, vi dico, sento che per iniziare questo nuovo capitolo avete bisogno di spostarvi, avete bisogno di fare quel passo, di costruire la vostra indipendenza, che sì, può essere un'indipendenza finanziaria, un'indipendenza caratteriale, un'indipendenza temporale per la serie ho più tempo per me, gestisco io il mio tempo. È come se creare questo tipo di sicurezza, di stabilità, vi desse la possibilità di potervi aprire agli altri in modo un po' più sereno. Se ci sono dei temi che vi stanno a cuore, con l'asso di coppe sento che sarebbe meglio, diciamo, comunicarli subito all'altra persona. Però tutto sommato, devo dire che con queste carte a fine mese, da un lato ci sarà come la voglia di mantenere le cose come sono, vostra zona di comfort, zona di sicurezza, dall'altro invece c'è come questa voglia di andare avanti. Però ecco, quando non siete sicuri, semplicemente prendetevi del tempo. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione fresca, allora io sento che qui le cose, ragazzi, potrebbero effettivamente cambiare. Smettetela di pensare in carenza, non succederà mai a me, devo fare questo, come vi posso dire? Ho bisogno di questa cosa qui per sentirmi al sicuro, ho bisogno di... Ecco, il ho bisogno definisce uno stato di carenza, quindi il solo dirlo fa sì che energeticamente vi mettiate in uno stato di carenza. Invece di dire ho bisogno, potreste sostituire la parola con vorrei, ok? Questo già solo per farvi capire come quello che pensiamo e verbalizziamo crea la vibrazione. Comunque stavo dicendo, c'è questa, anche per voi sento che c'è come questa voglia di andare avanti e dall'altro lato è come se non vi fidaste tanto a fare un passo. Diciamo che le cose con questa persona potrebbero essere un po' confuse. Vi dico che potrebbero anche esserci dei battibecchi tra di voi nel mese di febbraio, però tutto sommato, sapete, no? Dopo che si litiga si fa pace. E quindi devo dire che sono più scaramucce in realtà, punti di vista diversi, diciamo, però a livello pratico sento che la relazione è abbastanza in equilibrio. E vi devo anche dire che è facile che possa iniziare un certo
nuovo tema, un nuovo capitolo, qualche tipo di, magari si organizza un viaggio, si organizza, potrebbe anche essere un'azienda insieme, come se decideste di aprire un'attività insieme, partecipare a conferenze, convention, cioè io ho come l'idea che effettivamente possa partire un nuovo capitolo della relazione. L'importante è che voi iniziate un attimino a togliervi da questo 8 di spade, dal 5 di pentacoli, dal bisogno e dal vedere sempre tutto negativo. Io l'8 di spade lo chiamo anche la carta in modalità vittima. Perché in modalità? Perché nel momento in cui ci rendiamo conto che ci stiamo comportando come vittime, possiamo cambiare quello stato vibrazionale. Il punto è che uno se ne deve rendere conto e qui con questi 2 di spade, insomma, è come se foste rivolti tanto verso di voi. Ma succedono tutte a me, ma perché sono sempre io che devo rinunciare, ma perché sono sempre io che devo organizzare. Se vi va di organizzare lo fate, se non vi va non lo fate. Però tutto sommato qualche cosa si organizza. Io ho come la sensazione che sia il periodo giusto per cominciare in modo un po' serio, mettendoci una reale intenzione con il o la partner. Se invece siete in una relazione da tanto tempo, allora sento che c'è come bisogno di un po' di verve, di un po' di mi viene da dire tempo per voi, in questo senso. Sento che siete un po' presi dalla routine nel mese di febbraio ed è quasi come se vi dimenticaste di nutrire la coppia. Quindi, visto che c'è anche San Valentino, fatevi magari un viaggetto, un fine settimana da qualche parte, alle terme, alla spa, potrebbe essere un giro in qualche città d'arte, d'epoca, insomma, passate del tempo insieme per uno, coltivare quello che avete e due, perché sento che sarà un mese favorevole per farvi venire qualche nuova idea per rinforzare la coppia, la relazione. Per chi è in una relazione difficile, non ben definita, sento che l'energia del mese inizia un po' come finisce, sinceramente, ragazzi, non vedo grossi cambi da parte vostra. Io credo perché si parte con un 7 di coppe, quindi fate attenzione a quelle che sono le vostre illusioni, perché qua si è in un punto di carenza con questo 5 di pentacoli, come se vi mancasse qualcosa. È anche una carta che parla di codipendenza, eh. E poi abbiamo questo 10 di pentacoli al contrario che non mi dà l'idea proprio di unione, garanzia familiare, volontà di costruire qualcosa. E qui avete due di spade, uno all'inizio e uno alla fine, quindi è come se i dubbi che aveste all'inizio del mese più o meno ve li trascinaste fino a fine mese, con la differenza che nonostante gli screzi, nonostante si faccia pace, perché anche per voi vedo che c'è comunque un ricongiungimento, ehm, per qualcuno vi dico che potreste non essere solo in due, ma essere in più persone in questa relazione, però io ho come l'idea che pur di non perdere quello che avete, verso la fine del mese, secondo me, potreste decidere di sacrificare qualche cosa di voi. Cioè, pur di non perdere quello che ho con questa persona che magari mi dedica poco tempo, rinuncio al mio bisogno di condividere tempo con qualcuno. Rinuncio a una parte di me, rinuncio ad un mio bisogno, ad una mia esigenza, pur di mantenere saldo imperatore, 4 di pentacoli e imperatore, sono più o meno le carte con cui si inizia e si finisce, pur di mantenere saldo quello che ho. Ragazzi, finiamo con un 3 di spade. Ho l'idea che potrebbe essere un po' sofferta come scelta, come periodo. Mi viene da dirvi, chiedetevi sempre sui piatti della bilancia
Cosa pesa di più? I momenti di felicità con questa persona o i momenti di tristezza? I momenti di dolcezza o i momenti di rabbia e di litigio? Da che parte pesa di più la bilancia? Una volta che avete capito da che parte, potete capire se vale la pena. Perché se è dal lato della gioia, del divertimento, della condivisione, dell'amore, dell'apertura, va bene. Ma se la bilancia pesa dall'altro lato, cioè sono più le cose brutte, le cose belle, delle cose belle, io lì mi farei qualche domanda, qualche dubbio, effettivamente voi già ce l'avete. A partire proprio dall'inizio del mese e ve li trascinerete un po' dietro fino alla fine del mese, ragazzi. Andiamo a vedere uno di questi oracoli. È come se non voleste rinunciare a qualche cosa che avete già. Uff. Però non vi rendete che questo qualcosa è una vostra illusione, in realtà non è così come voi lo credete e non vi fa bene, c'è un 3 di spade. E qui, guardate, abbiamo il pugnale. Parla di qualcuno che rompe il cuore, qui finiamo con un 3 di spade, di una separazione, di una delusione, di qualcuno che viene pugnalato alla schiena. Ce lo vedo un po' qua. Quindi occhi aperti, mi raccomando, non fatevi prendere per il naso. Soprattutto non prendetevi per il naso, perché si parte con un 7 di coppe. Cioè, nel senso, se una persona è più quello che vi fa soffrire di quello che vi fa star bene, chiedetevi perché è così importante per voi quella persona, se tanto non vi nutre, se tanto non vi dà, se tanto non condivide. Cioè, codipendenza. Pur di avere quel po' sicuro, sacrifico e rinuncio a tutto il resto. L'amicizia, carta numero 58. Andiamo a vedere sul libro come lo traduce. Dice il sereno e la spiegazione è la seguente. La letizia non fa fatica a comunicarsi agli altri, è contagiosa ed è una delle chiavi principali del successo. L'esagramma la vede sotto segni favorevoli. Naturalmente essa non deve divenire allegria sfrenata, perché quella anzi è estremamente fastidiosa e urta le persone di buon gusto. Un ottimismo equilibrato, insomma, una serena collaborazione in qualsiasi campo della vita. L'uomo saggio approfitta dei risultati che scaturiscono da riunioni, conversazioni e discussioni assieme ad amici, a persone della stessa mentalità, per elevarsi, per imparare con quella lieta facilità che è propria dello sforzo in collaborazione con cooperazione reciproca. È quello un po', no? Bisogna che le cose siano equilibrate, ragazzi, che entrambe diano, che non ci sia questo do io e l'altro prende o l'altra prende e basta. Amici del Leone, spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro sulle credenze limitanti. Diversamente potete anche abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto sia i temi delle credenze limitanti, sia temi di metafisica, parlo di cristalli, di meditazione, insomma è tutto quello che io ho studiato in tanti anni e praticamente lo metto a vostra disposizione. Comunque i titoli dei video sono pubblici, si vedono, se volete dare un'occhiata e capire quali sono i temi vivi e trattati, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!